Nel 1380 si insediò sul trono di Francia l'undicenne re Carlo VI di Valois. I primi anni del suo regno furono caratterizzati dalla detenzione del governo effettivo da parte dei potenti duchi della sua famiglia. A 22 anni però il re prese in mano le redini del potere e nel 1388 licenziò i duchi e riportò al potere un ex consigliere del padre, che rimise in sesto le finanze del regno di Francia e permise al re di meritarsi il titolo di beneamato da parte dei sudditi. Fu in questo contesto che nel 1392 il re Carlo, durante una marcia con il proprio esercito, manifestò i primi segni di squilibrio mentale, attaccando 4 cavalieri della sua scorta. La malattia fu ricondotta a una forma di schizofrenia paranoide ed aumentando la frequenza delle sue manifestazioni condusse lo Stato francese, privato della saggia guida del suo re, nel caos. I nobili del regno iniziarono una lotta per il potere, dividendosi in 2 fazioni, gli Armagnacchi da una parte e i Borgognoni dall'altra. Da tempo era in corso una lunga guerra contro gli inglesi, che le 2 parti combattevano anche indirettamente. A partire infatti dal 1405 i francesi si allearono col principe di Galles, sostenendo una vasta ribellione su suolo inglese, che fu definitivamente sedata nel 1415. Intanto nel 1411 Giovanni senza paura, duca di Borgogna, chiese aiuto al re inglese per conquistare il trono di Francia. Enrico IV fu prudente ad appoggiare i borgognoni, ma quando nel 1413 gli successe al trono il più ambizioso Enrico V, il supporto inglese fu più deciso. Gli inglesi, consapevoli della guerra civile in corso fra Armagnacchi e Borgognoni, decisero di preparare una spedizione militare in terra di Francia, allestendo un'armata di 12.000 uomini che sbarcò in Francia e pose d'assedio la città di Harfleur il 14 agosto del 1415. La città resistette tenacemente e il prolungarsi dell'assedio causò un'epidemia di dissenteria tra gli assedianti che tuttavia il 22 settembre conquistarono la città. Gli inglesi allora, lasciata una guarnigione di circa 1.200 uomini ad Harfleur, proseguirono verso Calais per rinsaldare le proprie linee di rifornimento. Il re di Francia reagì all'invasione radunando a sua volta un grosso esercito, al comando di Carlo I d'Albret e marciando verso gli inglesi. I francesi raggiunsero gli inglesi e li costrinsero allo scontro sulla strada per Calais, presso Agincourt. I numeri erano favorevoli ai francesi, che potevano contare su circa 15.000 uomini, di cui 10.000 fanti, 2.000 cavalieri e 3.000 arcieri. Gli inglesi schieravano meno di 8.000 uomini, tra cui 1.300 cavalieri che combatteranno appiedati. Il terreno dello scontro era una stretta fascia pianeggiante affiancata da boschi. In questo contesto il vantaggio del maggior numero dei francesi veniva attutito, poiché il campo di battaglia impediva manovre di aggiramento dei fianchi dei contendenti. Il terreno inoltre risultava particolarmente pesante per via della recente aratura e delle piogge che lo avevano reso fangoso. Il re inglese, se da un lato desiderava evitare lo scontro per via delle pessime condizioni fisiche del suo esercito, dall'altro sapeva che ritardarlo avrebbe dato modo ai francesi di ingrossare le proprie fila con ulteriori rinforzi. Fu per questo che il 25 ottobre del 1415 re Enrico V schierò l'esercito a battaglia sul campo di Agincourt. L'esercito inglese fu diviso in 3 battaglioni. Re Enrico si dispose al comando del battaglione centrale, mentre il destro fu affidato al duca di York e il sinistro a Sir Thomas de Camoys, mentre ai lati dello schieramento furono poste 2 potenti ali di arcieri, che provvidero a ripararsi dalle prevedibili cariche di cavalleria francese piantando pali di legno frangicarica davanti alle loro postazioni. I francesi disposero la loro fanteria su 3 linee. La linea avanzata, che doveva essere affiancata dagli arcieri francesi, fu però rinforzata dalla cavalleria, che si dispose ai lati di questa. Questo corpo d'élite era formato dal fiore della nobiltà di Francia, smaniosa di coprirsi di gloria sui campi di battaglia. La mattina del 25 ottobre i 2 eserciti erano schierati uno di fronte all'altro, quando 3 ore dopo l'alba Enrico decise di forzare la mano al rivale, temendo che l'attesa avrebbe permesso solo ai francesi di rinforzarsi ulteriormente. Così egli ordinò al suo schieramento di avanzare. In questa situazione gli arcieri inglesi si trovarono pericolosamente esposti.
ma la cavalleria francese non sfruttò l'occasione ed attaccò quando ormai le posizioni inglesi erano ben salde e gli arcieri avevano potuto nuovamente piantare i loro pali frangicarica. L'assalto francese fu un disastro, con i cavalli decimati ancora prima di arrivare alle linee inglesi ed i cavalieri appiedati costretti a percorrere le ultime centinaia di metri nel fango, tempestati dalle frecce nemiche. Una volta arrivati sulle linee inglesi, i francesi stremati furono decimati dagli uomini d'arma inglesi e dagli arcieri che, abbandonati gli archi, imbracciarono accette mazze e si unirono alla mischia. La prima linea di fanteria francese fu lanciata allora nella mischia, a sua volta. Tuttavia la sua carica fu scompaginata dai cavalli imbizzarriti della cavalleria francese e dai cavalieri in fuga. La fanteria raggiunse quindi gli inglesi e riuscì a sfondare le linee nemiche per un breve tratto, fino a che dovette cedere sotto l'incalzare delle frecce inglesi. A questo punto intervenne anche la seconda linea francese, che ingaggiò una dura mischia contro gli inglesi, che causò un numero di morti molto elevato da entrambe le parti. Quando i reparti francesi cominciarono ad arrendersi al nemico, la terza linea francese fuggì. Mentre questo accadeva, gruppi di razziatori al seguito dell'esercito francese presero a saccheggiare il campo inglese lasciato incustodito. Re Enrico, avendo un numero di prigionieri molto alto a fronte dei pochi suoi uomini e temendo un accerchiamento del nemico, dette ordine di uccidere tutti i prigionieri tranne i nobili, per poter estorcere da loro un riscatto. La battaglia era finita e gli inglesi avevano vinto lasciando sul campo 500 uomini, a fronte di perdite che vanno dalle 7.000 alle 15.000 da parte francese. La sconfitta fu un disastro per i francesi. Intere famiglie nobiliari furono private della discendenza maschile, come pure molte aree furono private dei loro signori. La rivalità tra Armagnacchi e Borgognoni si acuì ulteriormente, con i secondi sempre più legati ai sovrani inglesi, che col Trattato di Troyes nel 1420 videro riconosciuto Enrico V come successore al trono di Francia.